Ciao e benvenuto su Italiano Vero. Se stai imparando l'italiano e vuoi ascoltare conversazioni naturali ma chiare, sei nel posto giusto. Io sono Luca. E io sono Marta. Ciao. Prima di iniziare, ti diciamo una cosa importante. Se questo contenuto ti piace e ti aiuta davvero, iscriviti al canale. Per noi è fondamentale. È il modo più semplice per far crescere Italiano Vero e continuare a fare episodi così. Sì, davvero. E se puoi, metti anche un like e scrivi un commento, anche corto, tipo mi piace oppure sto imparando. Non sembra, ma ci aiuta tantissimo e ci dà energia per andare avanti. Oggi ti chiediamo una cosa super facile. Nei commenti scrivi mi sveglio alle e completa con il tuo orario. Così pratichi subito una frase utilissima. Ok, oggi parliamo della routine quotidiana, una giornata normale, quella vera, non quella da film, dove ti svegli, sorridi, fai yoga, bevi un succo verde e sei felice. No, Ah, esatto. La mia routine vera inizia con una cosa che si chiama lotta con la sveglia. la lotta, bellissima parola, perché è proprio così. La sveglia suona e tu pensi no, lei insiste, tu fai finta di non sentirla, lei diventa sempre più aggressiva. Sembra una discussione. Sì, e la sveglia non è mai diplomatica. Non suona e basta. No, lei entra nella stanza e dice buongiorno, alzati, come se fosse il tuo capo. E tu sei lì che rispondi guarda, non oggi. Io a volte faccio proprio finta di essere una persona seria. Mi sveglio e dico, ok, oggi inizio bene. Poi allungo la mano, spengo la sveglia e dopo 3 secondi sono di nuovo addormentata. È un talento. Oh, questa è una skill. Tu spegni la sveglia in automatico, senza coscienza. Sì, il mio corpo si alza, la mia mente no. La mia mente resta nel letto tipo, ciao, io non vengo, vai tu. Allora, domanda sincera. A che ora ti svegli di solito? Di solito mi sveglio alle 7:30. Dico di solito perché non sono un robot. Se dormo male, mi sveglio prima. Se la sera mi metto a guardare una serie e dico solo un episodio e poi diventano 5, il giorno dopo mi sveglio tardi e mi odio un pochino. La frase solo un episodio è una bugia internazionale. Non è una frase, è una trappola. Esatto. E tu invece? Dipende. Se ho una giornata piena, mi sveglio alle 7. Se posso dormire di più, alle 8:30. Però devo dire la verità. Io sono una persona che negozia. Negozi con chi? Con la sveglia. È un dialogo interno. La sveglia dice alzati. Io dico ok, ma prima fammi capire. Perché? Lei non risponde. Allora propongo facciamo così. Io mi alzo, ma tra 5 minuti. E lei accetta. Però dopo 5 minuti torna e io ricomincio la trattativa. Quindi tu ogni mattina firmi un contratto con la sveglia. Sì, ma è un contratto che rispetto male, perché dico 5 minuti e quei 5 minuti diventano 20. Poi mi alzo di scatto e inizio a correre per casa come se ci fosse un incendio, ma senza l'incendio, solo ansia. Quella corsa è terribile, perché non sei ancora sveglio davvero, ma devi essere veloce. Ti lavi i denti in 2 secondi, ti vesti con cose a caso e poi esci e ti chiedi: ma io ho messo 2 scarpe diverse? Sì, e la cosa peggiore è che non lo sai. Cioè, tu cammini e pensi, ok, sento un piede strano, forse è la calza, forse è la scarpa, forse è la mia vita che è sbagliata. E poi arrivi fuori e realizzi che hai dimenticato le chiavi. Ah, le chiavi. Le chiavi sono la prova che la routine non è mai perfetta, perché io ogni mattina faccio la stessa scena. Prendo il telefono, prendo il portafoglio, prendo le cuffie e le chiavi sparite. E io inizio a cercarle come se fossero un tesoro. Apro borse, cassetti, giacche e alla fine sono sempre nello stesso posto, in tasca, nella mia tasca. Questo succede quando sei mezzo addormentato. La tua mente è in modalità risparmio energetico.
Comunque, dopo che finalmente mi alzo, faccio colazione. Di solito caffè e qualcosa di dolce. Biscotti, brioche, cose semplici. Io quasi sempre faccio colazione. Caffè, tè, dipende. Però voglio dire una cosa. Quando qualcuno mi dice che faccio colazione salata, io lo rispetto. Ma dentro di me c'è un'italiana che si gira lentamente e dice: Scusa, cosa? Sì, perché in Italia la colazione salata è tipo una decisione forte, quasi politica. È vero, tu dici uova e bacon e la nonna ti guarda come se avessi appena confessato un crimine. Poi mi preparo. Mi lavo la faccia, mi vesto, controllo se ho tutto e qui arriva il momento del controllo. Telefono, portafoglio, chiavi. Il triangolo della sopravvivenza. Esatto. Se manca una di queste tre cose, la giornata è finita. Io invece preparo quasi tutto la sera prima, non sempre, ma spesso. Così la mattina sono più tranquilla e non devo prendere decisioni difficili tipo questa maglietta è pulita o è solo accettabile. Accettabile è una parola bellissima. Non è pulita, però non è nemmeno sporca. È nella zona grigia. Esatto, la zona grigia del bucato. Ok, e poi inizio a lavorare verso le 9. Se lavoro da casa, all'inizio è comodo, però c'è un nemico. Il letto? Anche, ma soprattutto il frigorifero, perché il frigorifero è lì e ti parla, non con le parole, ma con l'energia. Ti dice aprimi, non ti serve niente, ma aprimi lo stesso. Sì, tu lo apri, guardi dentro, richiudi e dopo 10 minuti lo riapri come se fosse cambiato qualcosa. È come un social network del cibo. Scrolli. Esatto, fai scrolling nel frigo e poi dici non c'è niente, ma non è vero, c'è sempre qualcosa, solo che non è quello che vuoi. Ok, allora facciamo una domanda a chi ci ascolta. Tu che stai ascoltando, cosa fai appena ti svegli? Sei team sveglia e subito in piedi oppure team negoziazione come Luca? Scrivilo nei commenti con una frase semplice tipo di solito mi sveglio alle oppure appena mi sveglio io, anche se fai errori va benissimo, l'importante è praticare. E se questo episodio ti sta piacendo, lascia un like e iscriviti. Per noi è davvero importante, perché ci aiuta a crescere e a continuare con dialoghi lunghi, naturali e utili come questo. Ok, quindi sveglia, colazione, chiavi trovate, più o meno, e poi la giornata inizia davvero. Marta, dimmi una cosa, tu al mattino sei una persona sociale? Cioè parli, sei allegra? Dipende. Se ho dormito bene, sì. Se ho dormito male, no. Io la mattina posso essere molto gentile, ma in silenzio. Tipo, ti sorrido, ma non mi chiedere domande. Ah, quindi sei gentile ma muta. Esatto, io ho bisogno di un caffè per attivare la lingua italiana. Io invece ho un problema. Appena mi sveglio mi vengono idee. Cose tipo oggi faccio sport, oggi mangio sano, oggi sono una persona nuova. Poi passano 2 ore e la mia persona nuova sparisce. Sì, la tua persona nuova dura quanto? La schiuma del cappuccino. Ah, bellissima immagine. La schiuma del cappuccino. Sembra tanta, poi in un attimo... Puff! Comunque, dopo che inizio a lavorare, io ho una piccola regola. Prima faccio le cose più difficili, così non ci penso tutto il giorno. Ok, tipo? Tipo rispondere alle email serie, quelle che apri e dici «Ah, questa è una responsabilità». Oh sì, le email che ti fanno diventare adulto in un secondo. Esatto, io le faccio subito e dopo mi premio con qualcosa di semplice, tipo una pausa breve. Io invece a volte faccio l'opposto. Prima faccio le cose facili, perché mi danno l'illusione di essere produttivo. Tipo, apro il computer, sistemo una cartella, cancello 2 file e penso, wow, che giornata intensa! Sì, tu fai decluttering digitale e ti senti un manager. Esatto. E poi arriva la cosa difficile e io dico, no, aspetta, devo prima controllare il frigo. Il frigo come scusa universale. Comunque, a metà mattina io ho sempre fame.
sempre. E lì inizia il momento snack. Già alle 10? Sì, io sono quella persona che fa colazione e poi alle 10 ha un'altra colazione. Quindi tu vivi in un ciclo infinito di colazioni? Sì, io non faccio snack. Io faccio capitoli. Colazione capitolo 1, colazione capitolo 2. Io invece dipende dai giorni. Se sono concentrata mi dimentico di mangiare. Poi arrivo a pranzo e sono nervosa e non capisco perché. E poi realizzo, non ho mangiato niente. Quella cosa è terribile, perché non ti senti affamata, ti senti solo arrabbiata con il mondo. Ah sì, e la gente intorno a te paga il prezzo. Ok, arriviamo a pranzo. In Italia il pranzo è un momento importante, ma nella vita vera non sempre hai tempo. Esatto, il pranzo ideale è pasta fatta bene, secondo, contorno, frutta e magari anche il caffè. Il pranzo reale è cosa c'è? Ok, questo. Sì, il pranzo reale è aprire il frigo e dire tu, vieni con me, e prendi un pezzo di formaggio come se fosse una soluzione. Oppure fai la pasta più veloce del mondo. Acqua, pasta, un po' d'olio, fine. E ti dici è cucina italiana. Sì, e poi ti senti chef. Ma ok, è normale. A pranzo io di solito mangio qualcosa di semplice. Pasta veloce, insalata, un panino. E mangi da solo o con qualcuno? Dipende. Se sono a casa, spesso da solo. Se sono in ufficio, magari con colleghi. Ma anche lì succede una cosa tipica. Cosa? Che tutti dicono no, io prendo solo un'insalata. E poi qualcuno prende la pizza. E in 10 minuti metà ufficio ha ordinato la pizza. È vero, è contagioso. La pizza è una pressione sociale. Tu volevi essere sano e poi senti margherita e la tua forza mentale crolla. Ah sì, e poi inizi a giustificarti. Vabbè, oggi ho camminato, anche se hai camminato solo dal tavolo al bagno. Quella è attività fisica minima. Dopo pranzo per me arriva il momento più pericoloso della giornata, la sonnolenza. Sì, quella sensazione che ti dice adesso chiudiamo gli occhi. Esatto. Io dico faccio un riposino di 10 minuti, ma per me 10 minuti non esistono. Io mi sveglio e sono passate 2 ore. Ah, tu non fai un riposino, tu fai un teletrasporto. Sì, e la cosa peggiore è che quando ti svegli non sai più dove sei. Apri gli occhi e pensi, è mattina, è sera, sono ancora io. E magari è il segno del cuscino sulla faccia, come una stampa. Oh sì, e poi c'è quella scena umiliante. Ti alzi, ti guardi allo specchio e sembri un foglio stropicciato. Ok, però diciamo una cosa utile per chi ascolta. Fare un riposino significa dormire poco per riposare e avere sonno significa essere stanco e voler dormire. Sì, e puoi dire dopo pranzo ho sonno, oppure faccio un riposino. E tu che stai ascoltando dopo pranzo hai sonno? Sei team riposino o team caffè? Scrivilo nei commenti. Dopo pranzo io e completa. E se ti sta piacendo questo modo di imparare, iscriviti al canale. Ci aiuta davvero a crescere e a continuare con episodi lunghi come questo, senza tagliare tutto in 2 minuti. Sì, e se lasci anche un like ci fai un favore enorme. Così sappiamo che vuoi altri episodi sulla vita quotidiana, con dialoghi veri e tante frasi utili. Ok, quindi pranzo fatto, più o meno, e poi arriva il pomeriggio. Marta, il pomeriggio per te è energia o è sopravvivenza? Ah, sopravvivenza. Io dopo pranzo ho un momento in cui il cervello dice basta e io devo convincerlo a continuare. Quindi fai un discorso motivazionale al cervello. Sì, gli dico, ascolta, mancano poche ore, poi ti do una ricompensa, tipo una merenda, un caffè, una pausa. Il cervello è come un bambino. Se gli prometti un biscotto, lavora. Esatto, e la cosa bella è che funziona. Io dico, ok, finisco questa cosa e poi pausa. E improvvisamente sono una persona efficiente. Io invece ho 2 pomeriggi diversi. Se sono in modalità produttivo, vado avanti bene. Se no, inizia la modalità commissioni. Commissioni tipo? Spesa, posta, farmacia, banca, quelle cose che nessuno sogna la notte. Nessuno dice che bello, oggi vado in posta.
No, la posta è un'esperienza. È come un gioco di ruolo. Entri, prendi il numeretto, aspetti e speri di uscire vivo. Sì, e dentro ci sono sempre le stesse scene, cioè la signora che ha 1000 documenti e chiede «Ma questo modulo dove va?» E tu guardi l'orologio e pensi «Ok, oggi vivrò qui». E poi c'è sempre qualcuno che salta la fila e tu devi decidere se essere una persona educata o un guerriero. Esatto, e tu in quel momento sei lì con l'italiano perfetto in testa. Scusi, c'è la fila, ma poi lo dici piano perché non vuoi iniziare una guerra. Scusi, detto con sorriso ma con dolore interno. Comunque, quando faccio le commissioni mi sento adulto, cioè davvero adulto, tipo ho pagato una bolletta, ho comprato detersivo, ho preso frutta e penso wow, sto vivendo. Sì, è una soddisfazione strana. Non è felicità, è dignità. Esatto, e qui per chi ascolta, fare commissioni significa fare cose pratiche, comprare, pagare, andare in farmacia, ok? Sì, e poi dire oggi devo fare delle commissioni, oppure nel pomeriggio faccio la spesa. E a proposito di spesa, io ho un problema. Entro al supermercato per comprare 2 cose e esco con 20. Oh sì, entro solo per il pane e poi esci con il pane, la pasta, il sugo, le patatine, il gelato e anche una pianta. Sì, la pianta non era nel piano, ma tu la guardi e dici mi serve. E poi a casa la pianta muore e ti senti in colpa. Io compro sempre cose quando ho fame, è un errore enorme. Vai al supermercato affamato e improvvisamente tutto ti sembra necessario. Vedi i biscotti e pensi, sì, questa è cultura italiana. Esatto, sto studiando. Prendi il tiramisù, dici è per imparare l'italiano. È didattica. Ok, finito il pomeriggio, arrivi al momento in cui dici basta, ora mi serve aria. E io lì cerco di fare una passeggiata. Sì, una passeggiata è perfetta, anche breve, ti aiuta a staccare. E quando dico staccare, intendo smettere di pensare al lavoro, fare una pausa mentale. Esatto. Staccare è una parola molto utile. Puoi dire ho bisogno di staccare un po'. Io a volte faccio sport, però devo essere onesto. A volte dico faccio sport e poi faccio 2 squat e mi fermo. 2 squat e poi recupero per un'ora. Sì, e mentre recupero guardo video motivazionali, che è ironico, perché se guardi un video motivazionale significa che non stai facendo sport. È come guardare un tutorial di cucina mentre mangi patatine. Sì, e dici domani cucino sano, domani non arriva mai. Però la passeggiata è un buon compromesso, anche perché in Italia la passeggiata serale è quasi una cosa culturale. Sì, la classica passeggiata dopo il lavoro, e a volte incontri gente, saluti, dici 2 parole, ti senti parte del quartiere. E se stai imparando l'italiano, anche una passeggiata è utile. Ascolti le persone, senti come parlano, parole vere. Ok, domanda per chi ascolta. Tu nel pomeriggio cosa fai di solito? Lavori, studi, fai commissioni, fai sport? Scrivilo nei commenti con una frase semplice, nel pomeriggio di solito e poi continui. E se ti piace questo formato, iscriviti, è davvero il modo migliore per aiutarci a crescere e portare altri episodi lunghi e rilassati. Sì, e un like ci aiuta tantissimo perché ci dice che vuoi più conversazioni così, senza stress e con italiano vero. Ok, e adesso arriva la parte più bella della giornata, la sera, quando finalmente puoi rilassarti davvero. Sì, la sera, quel momento in cui ti dici, ok, ce l'ho fatta, anche se non hai fatto niente di incredibile, hai solo vissuto. Marta, la tua sera com'è di solito? Dipende dal giorno. Se sono stanca, la mia sera è molto semplice. Doccia, cena, divano. Se invece ho energia, magari esco o vedo qualcuno. Ok, partiamo dalla versione stanca, che è anche la versione più comune. Sì, la versione stanca è la versione reale. Io torno a casa e la prima cosa che faccio è appoggiare tutto. Borsa, giacca, chiavi e penso, non mi muovo più. Ah, sì, quel momento in cui togli le scarpe e senti che la giornata finisce ufficialmente. Esatto. Togliere le scarpe è un gesto simbolico. È come dire, mondo esterno, basta. Ora sono una persona domestica. Una persona domestica mi piace. Io quando tolgo le scarpe divento morbido.
Cioè, il mio corpo cambia forma, diventa una specie di poltrona umana. Sì, e il divano ti chiama con una voce misteriosa. Vieni, vieni. E tu vai. Non puoi resistere. Ma prima c'è una cosa importante. La cena. Marta, tu cucini o ordini? Dipende. Se ho voglia, cucino qualcosa di semplice, tipo pasta, verdure, uova, una zuppa. Se sono proprio stanca, ordino. Io ho una regola. Se ho avuto una giornata pesante, cucinare mi sembra una seconda giornata. Tipo, ho già lavorato, adesso devo anche fare il cuoco. No. Sì, capisco. A volte cucinare è bello, rilassa, ma a volte è proprio un lavoro. E poi c'è la parte peggiore della cucina. Non cucinare. Pulire. Oh sì, i piatti. I piatti sono il vero nemico. Sì, perché tu dici, ok, faccio una pasta veloce, e poi misteriosamente ci sono 10 piatti sporchi. Ma com'è possibile? Io ho usato una pentola e una forchetta. Perché ho un lavandino pieno? È magia nera. I piatti si moltiplicano quando non li guardi. E poi c'è il momento in cui dici, li lavo dopo. Ma dopo è una parola pericolosa. Perché dopo significa domani. Ah, sì. E domani diventa dopodomani. E dopodomani diventa... ok, compro piatti nuovi. Soluzione drastica. Comunque, quando ceniamo, spesso parliamo della giornata, tipo com'è andata, che hai fatto, e questo è super utile per chi studia italiano, perché sono frasi quotidiane. Sì, com'è andata? È una domanda normale, informale, e puoi rispondere bene, così così, male, pesante, stancante. Così così è una risposta molto italiana, non troppo drammatica, ma nemmeno super felice. È la vita. Esatto. E tu, Luca, cosa fai dopo cena? Dopo cena io ho due strade, la strada buona e la strada cattiva. Dimmi. La strada buona faccio una passeggiata breve, metto a posto un po' casa, preparo qualcosa per il giorno dopo, leggo 2 pagine. La strada cattiva, divano, telefono, scroll infinito. Ah, lo scroll infinito è un buco nero. Tu dici solo 5 minuti e poi guardi l'orologio e sono passate 2 ore e hai visto cose inutili, tipo come piegare una maglietta in 0,3 secondi. Sì, e la cosa triste è che la maglietta non la pieghi mai. Tu guardi solo persone più brave di te. È umiliante. Io invece la sera spesso guardo una serie, però succede sempre la stessa cosa. Dico un episodio e poi letto. E poi arriva la fine dell'episodio e c'è quel bottone per il prossimo e io sono debole. Quello è un attacco psicologico, non è un bottone, è una tentazione. Sì, e poi ti dici, ok, ma questo episodio è corto e improvvisamente è mezzanotte. Ah, e la mattina dopo torniamo al punto 1, la sveglia e la negoziazione. Tutto è collegato. È un ciclo perfetto. Comunque, per imparare italiano, la sera è un buon momento per fare una cosa piccola, anche solo 10 minuti. Un video, un podcast come questo, un dialogo. Sì, senza stress, anche perché se ti annoi smetti e noi non vogliamo quello. E a proposito, se stai ancora ascoltando, grazie. Vuol dire che ti interessa davvero. Se non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale. Per noi è importantissimo per crescere e continuare a fare episodi lunghi e naturali, senza fretta. E se vuoi, lascia un like. È un gesto piccolo, ma ci aiuta tantissimo a far arrivare questi episodi ad altre persone che stanno imparando italiano. Ok, dopo cena e un po' di relax, arriva l'ultimo momento, andare a dormire. E lì, Marta, io ho un problema. Quale? Che quando finalmente sono a letto, mi vengono in mente tutte le cose che dovevo fare durante il giorno. Ah, sì, il cervello che dice: scusa, ricordati questa cosa importantissima, adesso. Sì, esatto. Il cervello aspetta proprio il momento in cui spegne la luce. Tu sei lì, finalmente comodo, e lui fa: ah, perfetto, adesso parliamo. Marta, a te succede? Ah, sì. È come se durante il giorno il cervello fosse occupato e la sera dice: ok,
Ora ti mando tutti i pensieri insieme e tu vuoi solo dormire. E arrivano le cose a caso, tipo hai risposto a quell'email, hai pagato quella cosa, domani devi ricordarti e io penso, ma perché non me lo dici alle 3 del pomeriggio? Perché alle 3 del pomeriggio tu eri forte, la sera tu sei debole. È strategia. È vero, è un piano. E poi c'è anche la parte filosofica. La sera ti vengono domande tipo che senso ha la vita? Ma in versione più semplice. Perché ho comprato quella pianta al supermercato? Ah, la pianta è ancora viva? Diciamo che sta resistendo. Io la guardo e lei mi guarda. È un rapporto complicato. Sì, lei ti giudica. Esatto. Comunque, quando sono a letto, a volte faccio una lista mentale. Domani devo fare questo, questo e questo. E poi mi agito perché sembra troppo. Io faccio una cosa, scrivo 2 o 3 cose su un foglio, solo 2 o 3, così la testa si calma, perché se lo tieni in testa, gira e non finisce mai. Sì, e questa è una frase utile. Non finisce mai, quando una cosa sembra infinita. Esatto, e un'altra frase utile è mi agito, significa che divento nervosa, inquieta. Poi, a letto, succede un'altra cosa tipica. Prendi il telefono solo un attimo e qui inizia il disastro. Oh sì, il telefono a letto è pericoloso. Tu dici solo un minuto e poi vedi una notizia, un video, un messaggio e la tua mente si riaccende. Ah, e poi non dormi più. Però io lo faccio lo stesso. È come mangiare dolci quando sai che ti fanno male. Sì, come dire non devo farlo e mentre lo dici lo stai già facendo. Esatto. Ok, quindi alla fine io mi addormento. E la cosa bella è che il giorno dopo la routine ricomincia, ma con una differenza. Ogni giorno sembra uguale, però non è mai identico. Sì, magari cambia una piccola cosa, incontri una persona, succede qualcosa di imprevisto, fai una cosa diversa. La routine è una base, ma la vita cambia sempre un po'. E per chi sta imparando italiano, parlare della routine è utilissimo perché usi frasi semplici ma vere. Mi sveglio, faccio colazione, vado a lavoro, torno a casa, ceno, vado a dormire. Sì, e puoi anche aggiungere di solito, a volte, spesso, quasi mai. Sono parole piccole, ma fanno la frase più naturale. E ora facciamo una cosa. Ripetiamo insieme una mini routine, molto semplice. Tu puoi anche ripetere ad alta voce se vuoi. Ok? Ok. Di solito mi sveglio alle 7:30. Faccio colazione a casa. Poi mi preparo e inizio a lavorare. A pranzo mangio qualcosa di semplice. Nel pomeriggio faccio una passeggiata. La sera ceno e guardo una serie. Poi vado a dormire verso le 11. Perfetto. E adesso tocca a te. Prova a dire la tua versione, anche solo con 3 frasi. E se ti va, scrivila nei commenti. Anche una frase va benissimo, tipo di solito mi sveglio alle... oppure la sera io... Noi leggiamo davvero. Sì, e ci piace tantissimo vedere che stai praticando, perché imparare una lingua è così, piccoli passi ogni giorno. Se questo episodio ti è piaciuto e vuoi altri dialoghi così, iscriviti al canale Italiano Vero. Per noi è davvero importante, è quello che ci fa crescere e ci permette di continuare a creare contenuti utili e naturali per chi studia italiano. E se puoi, lascia anche un like, ci aiuta tantissimo. Grazie davvero per essere stato con noi fino alla fine e ci sentiamo presto. Ciao!